Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. A tutto Napoli stamattina, Fiorentina Ferencvaros 2-2, vedremo come ha giocato la Viola, cosa ha fatto, se c'è stato turnover, le forze in campo e il Napoli come si sta tutelando da questo punto di vista per la sfida di domenica sera. C'è stato il lancio della nuova maglia Special Edition per Halloween, richiamando il cimitero delle Fontanelle a Napoli, ovviamente l'ossario che conosciamo tutti, noi napoletani, forse chi non è di Napoli eh, ne sa di meno inevitabilmente, ne parleremo in questo video. Ci sono anche piccolissime diatribe per diritti d'immagine e forse tribunali che si dovranno affrontare per quanto riguarda il lancio di un bambolotto che andremo a vedere. E prima di cominciare, come sempre, fatemi sapere la vostra nei commenti. Se avete visto la partita della Fiorentina ieri, che per un'ora è stata noiosa, al di là che la Fiorentina perdeva comunque 2-0, ma poco e niente comunque come match. Poi si è accesa la partita, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina e andiamoci ad immergere direttamente nel video. Da dove partiamo? Partiamo dalla maglia. Per me questa maglia, per come è fatta in sé, al di là dell'operazione di marketing che richiama il cimitero delle Fontanelle, ossario usato per custodire, diciamola così, custodire cadaveri dal 1600 fino al circa, diciamo, 1850 per persone che decedute tra pesti, epidemie in quell'epoca, eccetera, eccetera. Ecco il perché di tutti quei teschi sulla maglia. Il Napoli non è che è diventata una società heavy metal e deve sponsorizzare maglie della propria band, anzi è un richiamo alla nostra storia, alla nostra tradizione. A me piace tantissimo il rapporto che si sta creando tra la società Calcio Napoli e il richiamo alle nostre tradizioni, alla nostra storia per quanto riguarda il merchandising. Quindi grandissima operazione a livello di marketing e a me la maglia non dispiace nella maniera più assoluta. Qualcuno potrà dire sì, ma è nera, è grigia, i nostri colori sono diversi, però noi dobbiamo attenerci anche alle soluzioni che devono essere usate in base alla, all'evento che la maglia poi vuole festeggiare, Halloween in questo caso. Quindi tanto di cappello, le scritte grigie, lo stemma che si vede in bella vista dello scudetto, le spalle delineate da questa striscina blu e tutti i teschi messi uno sopra l'altro, così come sono nell'ossario del cimitero delle Fontanelle, perché chi ha avuto l'opportunità di andarlo a visitare può tranquillamente capire che la maglia è un richiamo alla nostra storia. Detto questo, dalla maglia passiamo un attimo ad eventuali tribunali che dovranno affrontare l'argomento. Eccolo qui, il bambolotto in questione che ancora non è stato lanciato sul mercato. Il Napoli procederà per vie legali. Infatti c'è un comunicato ufficiale che recita così. Ve lo metto qui e ve lo leggo io. Con riferimento alla notizia apparsa su numerosi siti di informazione online relativa all'imminente immissione in commercio di un gioco per bambini denominato Cicciobello Bomber, bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor Osimhen, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco della prima squadra del club, la SSC Napoli precisa trattarsi di prodotto non ufficiale. La cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal club. La società si è pertanto attivata per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi. Allora, è una notizia marginale, ne parliamo comunque così analizziamo il tutto in questo video che può venire anche un tantino lungo. Tra un momento arriviamo direttamente a ciò che ci interessa di più, che poi è il calcio giocato e la Fiorentina. Io devo dire la verità, ho anche il Cicciobello del Napoli 2010, ma in questo momento non so se quel Cicciobello fu autorizzato dal Napoli o meno, comunque ancora impacchettato nello scatolo, custodito, mi viene regalato, mi sembra a Natale 2010. Comunque io
spero in cuor mio che si trovi anche una via di mezzo, un accordo con il Napoli e il Bambolotto entri in commercio, perché comunque è una cosa carina per i bambini, chi è un fan di Osimhen comunque lo comprerà. Per me è una cosa che si può anche fare, però giusto rispettare i diritti d'immagine della società Calcio Napoli e non fare io metto tutto sul mercato senza interpellare nessuno. Così non va bene, quindi punto alla società Calcio Napoli in questo caso, vedremo come andrà a finire. Andiamo ad immergerci in Napoli-Fiorentina. Allora, in Napoli-Fiorentina, la Fiorentina ieri ha impattato 2-2, partita che per i primi 55 minuti o giù di lì io non credevo che la Fiorentina portasse a casa, poi ci sono stati i cambi e i cambi hanno fatto sì che la Fiorentina portasse a casa almeno un punticino da questo punto di vista importante, meritato? Meritato sì, perché poi la Fiorentina è salita in cattedra, ha fatto l'ultima mezz'ora comunque giocando discretamente bene. Italiano voleva quasi risparmiare qualche forza in vista del Napoli. Mi auguro che il rincorrere questo pareggio poi in extremis abbia portato più stress mentale che altro, così che viene a Napoli anche un po' scarico. Comunque bando alle ciance. Fiorentina, squadra che gioca comunque all'offensiva. Parliamo di ieri, una partita finita 2-2 con 18 tiri totali, 11 fuori e 7 nello specchio. Il 60% di possesso palla. È stata una partita con 32 o 33 falli totali, quindi non una passeggiata a livello di agonismo. Sono squadre che devi affrontare ovviamente in Conference League, sono difficili. Al di là che tu sia tecnicamente superiore, trovi squadre che usano la Conference come unico trampolino di lancio, unico trampolino per farsi notare e per i calciatori per cercare di strappare al limite l'anno prossimo un contratto importante per chi merita e per chi non. Quindi la Conference è difficile come competizione da questo punto di vista, però la Fiorentina e l'Italiano hanno strizzato anche un occhio alla partita di domenica, perché in campionato sono lì e vorrebbero rompere le uova nel paniere al Napoli, che mi auguro non si tuteli così. La mettiamo qui, dov'è? Eccola qui. È uscita la notizia, i possibili 5 cambi di Garzia. Allora io mi auguro che non si faccia un turnover massiccio, punto primo, perché c'è la pausa per le nazionali, quindi noi non è che giochiamo domenica e poi dobbiamo giocare mercoledì. Quindi per me eliminiamo l'opzione facciamo il turnover nella maniera più assoluta. Non stecchiamo questa partita con la Fiorentina, perché posso incazzarmi di brutto. Di brutto, mi incazzo come un animale e poi resterò arrabbiato per tutto il periodo della pausa delle nazionali. Non va bene, non va bene, servono 3 punti, devi andare a 17 ed hai un solo risultato utile, uno solo. Ci siamo? Per me ce n'è uno solo di risultato utile domenica e devi fare 3 punti. Quindi le 5 possibili novità di Garzia dovrebbero essere, notizia che è uscita ieri questa, Elmas potrebbe essere impiegato sia come mezzala che come esterno. Stronzata. Come esterno si candida anche Raspadori, Jolly di inizio stagione. Jolly di inizio stagione. Io non ho visto un Raspadori che da mezzala ha fatto la differenza o abbiamo capovolto il risultato di una partita dove eravamo sotto e Raspadori ha fatto 3 gol da mezzala e 6 assist. Quindi nessun jolly di inizio stagione, anzi facevate prima scrivere come esterno si candida Raspadori, giocatore fuori ruolo da inizio stagione. Ecco, così andava scritta la notizia. Mario Rui ha raccolto appena 2 minuti con il Real Madrid, potrebbe rientrare con la Fiorentina, me lo auguro che giochi Mario Rui, al di là delle dichiarazioni di Giuffridi, che poi sicuramente non deve interferire a livello tattico, ma questa volta non è che abbia tutti i torti, però
queste cose si possono sempre discutere in separata sede, abbiamo fatto già il video per quanto riguarda Giuffredi e non mi dilungo. Caciusta è la prima alternativa ad Anghissà. Potrei essere d'accordo su questa e su Lindstrom che potrebbe partire al posto di Politano, ma non di partire con la Fiorentina, con calciatori fuori ruolo, perché anche Caciusto, se fai un 4-3-3, è mezzo adattato a destra, perché Caciusto è un centrocampista centrale. Le maggiori presenze le ha fatte al centro del campo e da mezzala comunque in un 4-3-3 deve un tantino trovare e cercare i movimenti giusti. Vuoi far riposare Anghissà? Va benissimo. Vuoi far riposare Politano? Lindstrom dal primo? Assolutamente va bene. Mario Rui? Ottimo. Però non voglio vedere nell'11 titolare calciatori fuori ruolo, perché poi va a finire che ci rimettiamo il risultato e io divento poi irascibile e non mi calmo perché c'è la pausa per le nazionali. C'è la pausa per le nazionali. Non stecchiamo questa partita nella maniera più assoluta perché mi incazzo. Non si deve fare turnover. Perché dobbiamo fare turnover? In primis abbiamo giocato martedì, quindi mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. 4 giorni. Finora abbiamo giocato ogni 3 giorni, ogni 48 ore, e poi si giocava il giorno dopo. Adesso che abbiamo fatto 4 giorni di riposo, 4 giorni che non abbiamo giocato, bisogna far turnover. Mi auguro che sia una notizia così campata in aria, perché altrimenti poi vedremo cosa dire al mister nel caso poi il risultato non è quello che ci aspettiamo, perché si deve fiutare anche il momento. Non è il momento di fare turnover. Se io l'avrei capita eh, una scelta del genere, se tu devi giocare mercoledì, ma poi è finita, ci sono le nazionali, un periodo di palla atomica, 15 giorni senza calcio, andandoci a vedere di nuovo le nazionali, sperando e facendo gli scongiuri che poi tutti i nazionali tornino integri per ricominciare un altro filotto di partite tra campionato e Champions. È assolutamente un periodo che fa stare sulle spine per quanto mi riguarda. Comunque la Fiorentina dal punto di vista tattico è una squadra che dall'inizio dell'anno concede a tutti quanti occasioni da rete, gioca sempre molto alta, non ha difensori super veloci. Nel caso scavalchi la linea difensiva puoi andare in porta, non voglio dire con estrema facilità, ma facendo le giuste scelte, scavalcando la linea difensiva, se hai calciatori veloci come il Napoli, Lindstrom, Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, chi più ne ha più ne metta, siamo tutti quanti discretamente veloci lì davanti, quindi partita secondo me da, da analizzare come si deve. Questo punto di vista, se ti vengono a prendere alti non bisogna andare nel panico e cercare l'imbucata, perché gli spazi la Fiorentina li lascia e li ha lasciati in quasi tutte le partite di campionato. Fattore da considerare però è che la Fiorentina in primis non muore mai. Punto secondo, a livello fisico sta molto bene e i 90 minuti cala ben poco a livello di corsa e di intensità, soprattutto se va sotto. Quindi massima attenzione e mi auguro di fare 3 punti con la Viola, perché steccare la partita sarebbe da polli, ma proprio i polli, quelli lì, quei polli enormi, sai. Quindi, caro Garcia, dimentica un attimo. Io mi auguro che questa notizia del turnover sia una cosa così campata in aria. Mi auguro che siano notizie uscite così, tanto per scrivere qualcosa e per fare un po' di clickbait. Ma nel caso io esce la formazione titolare e vedo uno solo, uno di calciatore fuori ruolo, comincio già male diciamo il prepartita, e poi c'è bisogno solo che il risultato sia a favore del Napoli, perché poi non voglia mai dire, come si dice a Napoli, eh, non porti a casa la partita. E ci sono stati dei cambi strani,
delle posizioni strane in campo, allora poi è normale che io comincio e dico carissimo Garcia, per piacere, fai le cose come si deve, poi devi fiutare il momento, non è il momento, per me non è il momento, non giochiamo i 3 giorni dopo, fregatene altamente delle nazionali, metti un Napoli titolare e vediamo cosa ne esce, perché affrontare la Fiorentina non è una passeggiata, quindi o metti il Napoli titolare e vediamo di giocarcela la partita, perché se dobbiamo giocare in 10 con calciatori fuori ruolo, partiamo già con una penalizzazione che poi ci diamo da soli, ok? Questa è la mia opinione, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, ciao!